Ciao amici e amici cefalocordati, ben ritrovati! Sicuramente tutti voi avrete detto o vi sarete sentiti dire cose del tipo non giudicare un libro dalla copertina, non fermarti alle apparenze, l'apparenza inganna, eccetera eccetera. Ma puntualmente è inevitabile, ci si scorda dei buoni consigli che si danno o si ricevono e si fa l'errore di farsi per l'appunto ingannare dalle apparenze. Cosa c'entra tutto ciò con zio Darwin? Beh, vorrei portare alla vostra attenzione un fenomeno piuttosto diffuso. Il pensare alle piante come esseri apatici e totalmente innocui. L'idea generale che si ha sulle piante è quella che siano degli organismi pacifici, passivi, tanto che la parola vegetale è usata anche per indicare una persona che si trova in stato comatoso o non responsivo, sia esso effettivo o figurativo. Praticamente degli oggetti carini, molto spesso utili e che portano effetti benefici. Gli ambienti con piante sono piacevoli e rilassanti, la frutta e la verdura vanno mangiate per avere una dieta equilibrata, le tisane sono un toccasana per l'organismo e via discorrendo. Beh, ho una notizia per voi. Le piante vi hanno ingannato. Vi siete fatti distrarre dalla loro apparente tranquillità e dai loro bei colori e ci siete cascati, ma in realtà le piante sono malvagie. E in questo video le smaschererò parlandovi di 5 cose cattive che le piante fanno. Numero 1. Sono velenose. La velenosità di una pianta, come anche le sue proprietà nutraceutiche, sono date dai cosiddetti metaboliti secondari, che sono molecole di varia natura. Ne esistono davvero di tantissimi tipi, anche molto differenti tra di loro, prodotte dalla pianta per funzioni tra virgolette secondarie, tra cui quella di difesa dai patogeni o quella di far desistere gli erbivori dal mangiarla. È vero che il se o il quanto una pianta sia velenosa dipende dall'animale che se ne vuole nutrire, ma è risaputo che non ci si può cibare di piante, ad esempio in un bosco, senza avere un po' di informazioni sulla flora della zona se si vuole evitare di passare dei brutti momenti, o nel peggiore dei casi, la morte. A seconda del tipo di vegetale, di chi se ne sta nutrendo e della dose che ha ingerito, infatti, si possono avere vari scenari che vanno dall'ingestione di parti della pianta che sono velenose ma anche di cattivo gusto, portando quindi il malcapitato di turno semplicemente a sputarle, fino alla morte, poiché o la dose minima per questo effetto è molto bassa o perché il sapore è gradevole, quindi l'animale continua l'ingestione con un conseguente accumulo di alte quantità di sostanze velenose. Le possibilità in pratica sono due. O l'animale che mangia la pianta velenosa si avvelena, oppure per degli adattamenti particolari che come sappiamo richiedono tempi evolutivi molto lunghi, l'animale è immune all'effetto del veleno ma diventa a sua volta non commestibile o addirittura velenoso. È come in Batman, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Quindi le piante non si accontentano di essere velenose loro, no, ci fanno diventare pure gli altri. Numero 2. Ingannano i maschi di alcuni insetti con promesse di momenti allettanti solo per sfruttarli e lasciarli a bocca asciutta. Sì, avete sentito bene. Come forse molti di voi sapranno, la modalità con cui il polline arriva alle parti femminili del fiore, la cosiddetta impollinazione, può variare di molto tra i vari gruppi tassonomici. La modalità forse più famosa è quella che vede gli animali come vettori, in particolare gli insetti sono i più diffusi, ma non sono gli unici. Molti pensano che questo rapporto tra le piante e i loro impollinatori sia onesto e paritario, in quanto questi ultimi vengono ricompensati per i loro servizi con nettare o altre sostanze utili per la loro dieta. Ma non è sempre così. In questo caso mi riferisco in particolare alle orchidee, che sono un gruppo di piante che ha avuto un enorme successo evolutivo. Ne sono arrivate a noi tantissime specie. Beh, si è stimato che circa un terzo delle orchidee abbiano sviluppato uno spiccato mimetismo che porta alcune delle loro parti a somigliare moltissimo alle femmine di certi insetti. Molte persone, quando si parla di mimetismo, pensano automaticamente agli animali, ma queste orchidee non sono di certo da meno. Il loro mimetismo è così accentuato che sono in grado non solo di imitare la forma e il colore della femmina, ma anche la tipica peluria e l'odore grazie a sostanze molto simili ai feromoni della specie. Quello che succede è che il maschio, ingannato a dovere, tenta l'atto copulativo con la parte del fiore mimetica, finendo per farsi ricoprire di polline, che resiste attaccato al suo corpo per un discreto periodo di tempo, lasciando la bocca asciutta ma comunque in grado di farsi fregare dal fiore successivo e di impollinarlo.
sedotto e abbandonato. Numero 3. Architettano stragi di insetti attirando i loro predatori. Noi umani non siamo di certo gli unici ad aver bisogno nella nostra dieta di piante. Moltissimi insetti, infatti, sono erbivori e ne traggono il proprio nutrimento. Alcune piante, per liberarsi di loro, sono in grado di richiamare i predatori naturali di questi con molecole volatili. Una volta captate queste molecole, i predatori ne seguono il gradiente fino alla pianta che lo ha emesso, portando ad una strage degli insetti erbivori. Si ha quindi una sorta di meccanismo di aiuto-ricompensa. Un esempio di ciò è il lima bean, il fagiolo del Perù, che attira acari carnivori per liberarsi di acari erbivori che si nutrono delle loro parti. Non so voi come la chiamate, ma per me questa è infamia. 4. Uccidono le piante non imparentate con loro. Forse vi sarà capitato di sentir parlare del World Wide Web, cioè della rete sotterranea formata dalle radici delle piante e dai vari organismi che interagiscono con esse. Il nome ricorda non a caso il World Wide Web. Avete presente il www degli indirizzi che digitate per andare su un sito che vi interessa? Si è infatti scoperto che la funzione di questa rete non è solo trofica, cioè di raccolta di nutrimento, ma anche comunicativa e di raccolta di informazioni sull'ambiente, non solo del sottosuolo. Le piante infatti sono in grado di comunicare con i propri vicini di radice attraverso sostanze chimiche e attraverso questo meccanismo sono anche in grado di riconoscere i propri parenti. Questo riconoscimento ha la doppia conseguenza di aiuto dei parenti, che può avvenire in numerose maniere differenti, e danno ai non parenti. Può cambiare da specie a specie la modalità, ma esistono piante che ad esempio, una volta riconosciute le piante non parenti, cominciano a far proliferare le proprie radici in prossimità di queste per far sì che non abbiano più accesso al nutrimento e che quindi muoiano. Che fossero delle assassine direi che ormai ve lo aspettavate visto il punto precedente. Numero 5. Attirano gli insetti e non solo per poterseli mangiare. In questo caso si parla ovviamente delle famosissime piante carnivore, quelle piante che possono nutrirsi di insetti come parte integrante della propria dieta. Ciò che usano è il classico meccanismo sfruttato molto spesso per l'impollinazione. Si attira l'insetto con una ricompensa, come ad esempio il nettare o gli oli essenziali. In questo caso però il trasporto di polline non c'entra. In genere la ricompensa è posta in una posizione tale da indurre l'insetto a rimanere intrappolato nelle strutture digestive, condannandolo quindi a morte certa. Ma vi dirò di più, non avviene solo con gli insetti. È stato infatti osservato che alcune di queste piante sono in grado di attirare, intrappolare e digerire anche piccoli vertebrati. In pratica, se non state attenti, i prossimi potreste essere voi. Come avrete capito, il tono di questo video era molto scherzoso per quanto riguarda l'etichettare le piante come malvagie. Che senso ha dare di questi giudizi basati puramente sull'etica umana ad altri esseri viventi? In questo caso piante, ma il discorso ritengo sia valido per qualsiasi altro organismo. Tranne i ragni sono veramente delle persone orribili. È vero anche il contrario. Il dire che le piante sono belle, buone e innocue è puramente basato sulle nostre percezioni e sulla poca conoscenza che si ha di esse rispetto, ad esempio, agli animali, che a mio parere ha molto contribuito all'immagine di esseri noiosi e quasi di sfondo che i componenti del regno vegetale hanno, quando in realtà, come avete visto da quello che vi ho raccontato in questo video, possono essere molto interessanti. E vi assicuro che ci sono tantissime altre cose di cui si potrebbe parlare, ma che per questioni di tempo non si possono certo restringere ad un unico video. In pratica, ciò che voglio dirvi è: non lasciatevi ingannare dalle prime impressioni o dai luoghi comuni, e vedrete quanto potrete imparare su questi esseri che si sono evoluti in maniera così diversa dalla nostra, ma così affascinante. Ehi! Sono una biologa e mi piacerebbe condividere la mia passione per la biologia con gli altri. Se questo video ti è piaciuto e ti ha fatto sentire minacciato dal tuo rosmarino, lascia un mi piace e condividilo. Se hai qualche domanda o qualche argomento di cui vorresti che parlassi, fammelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima!